Secondo il fondatore della ricerca e del modello della psicologia dell'arco di vita, esiste una strategia per padroneggiare il proprio processo di invecchiamento e tale strategia costituisce anche una cultura dell'invecchiamento positivo. Questo modello, che si riassume poi in 3 parole, e di ogni parola vedremo e cercheremo di fare degli esempi, in realtà è il modello che ha dato origine a quello che oggi si chiama invecchiamento attivo e quindi poi si è trasformato nel tempo in una serie di indicazioni pratiche rispetto all'invecchiamento. Il modello si chiama SOC, che sono le iniziali di queste 3 parole: selezione, ottimizzazione, compensazione. Famosa è questa intervista del pianista Rubinstein, un famoso pianista che a 90 anni è stato studiato da questi ricercatori americani e intervistato perché lui teneva ancora dei concerti. E lui, nella sua intervista, di fatto spiega che cosa sono queste 3 cose: la selezione, l'ottimizzazione e la compensazione. Ha detto: alla mia età mi rendo conto che non tutti i pezzi io riesco a suonarli, ce ne sono, e soprattutto non riesco a suonare la stessa quantità di pezzi nello stesso concerto. Quindi io non faccio più concerti da 2 ore, ma li faccio da 1 ora. Ha selezionato perché comunque poi sceglie quante composizioni suonare e di che lunghezza. Ottimizzazione: mi devo esercitare di più, che è anche poi quella pratica di cui si parlava. Devo studiare di più, ma proprio nella pratica. Cosa che dice già a 60 anni non dovevo fare così, no? 60 uno dice stai invecchiando, no? 70 idem, lui ha proprio definito un cambiamento nell'arco del tempo. Dice a 90 anni io mi esercito molto di più di quanto facevo a 20, solo che a 20 magari dovevo imparare e diventare bravo, ma riuscivo. Adesso a 90 mi accorgo che devo ottimizzare il tempo, passo meno tempo magari a riposare facendo altro. Compensazione. Qui è stato furbo, perché lui dice: le parti in cui io devo andare veloce, la musica prevede che io vada veloce, io non riesco più a essere così veloce. Allora, la parte in cui devo andare piano, io la rallento ancora di più, perché la sensazione poi è che io riesca veramente ad andare veloce come dovrei quando la musica mi richiede velocità. Questa è una cosa molto tecnica, però una persona, questo pianista di 90 anni, ci spiega che per continuare nella sua professione ha dovuto cambiare qualcosa. Ha selezionato perché non suona tutto, ottimizzato perché dice mi devo esercitare di più, non posso far finta o piangermi addosso perché non riesco più come prima, devo lavorare di più. Compensato, ha trovato delle strategie perché dice alcune cose non riesco a farle, la velocità che mi viene richiesta non riesco a reggerla, le mie dita non si muovono più con la stessa agilità, quindi io mi muovo piano, rallento la parte prima di quella veloce. La selezione, anche qui, perché hanno parlato di selezione, sono state fatte delle ricerche come hanno intervistato tanti anziani rispetto al come affrontano la quotidianità. È basata sulle ricerche che hanno dimostrato l'effettiva riduzione delle capacità mentali con l'età, di conseguenza una riduzione di certe attività e di elevato rendimento in molti ambiti della vita. Allora, anch'io non ho 90 anni, però ho iniziato a selezionare. Perché? Perché comunque
con i cambiamenti nella vita, no? Anche solo aumentare le responsabilità. Un conto è lavorare e non si hanno figli, quindi si è magari in due o prima ancora da soli, e quindi io portavo avanti anche, non so, 6-7 progetti contemporaneamente, certo, però non avevo altri pensieri. Poi si fa la scelta, si allarga la famiglia, responsabilità diverse, non è che uno necessariamente è obbligato a scegliere di smettere di lavorare, però seleziono, non faccio più tanti progetti contemporaneamente, perché non ce la farei. Ecco, mi sono scritta a rileggere i postulati 4 e 6 per poter selezionare il postulato di cui si parlava prima, è proprio quello che riguarda la consapevolezza. Se io mi rendo conto, ma per farlo devo guardarmi, accettare e poi seleziono, perché non è così immediato. La stragrande maggioranza delle persone ti dice: sì dottoressa, io ho questo problema, questo faccio fatica, non sono più quello di prima, però strategie non ne metto in atto, voglio fare ancora tutte le cose di prima. Dico, ma non puoi, è controproducente. Seleziona qualcosa, organizzati diversamente. Invece su questa cosa non tutti accettano, perché vi sentono il cambiamento, e il cambiamento da che mondo è mondo è difficile da accettare, da elaborare. Ma se io non lo accetto, dove vado a finire? Che accumulo magari prestazioni insoddisfacenti e diventa un circolo vizioso, no? Se io accumulo delle prestazioni insoddisfacenti faccio sempre meno, però vado a perdere anche quelle cose che sarei stato in grado di fare. È un po' come quegli anziani che ti dicono sono in pensione, quindi devono vivere un po' questo apparente obiettivo che sembra un miraggio, no? Finalmente smetto di lavorare, poi però non sanno come affrontare il cambiamento e ti viene spontaneo dire: ma guarda, noi sappiamo che sono in carenza alcuni servizi di Hauser, no? Quelli che trasportano gli anziani, i malati a fare le visite. Dico, lei è ancora giovane, è in gamba, guida? Sì, dico, se vuole investire il suo tempo, e la risposta inizialmente è no. Non tutti si mettono in gioco, è una cosa nuova che non hanno mai fatto, implica magari delle responsabilità, però vedete come ci si ritira. Quindi tu hai ancora delle competenze, ma perché non le sfrutti? Perché siamo portati, perché siamo umani, a restare a vedere quello che ho perso. Però nella nostra umanità esiste anche poi la capacità di essere plastici, la possibilità di adattarmi e di guardare le mie risorse, quello che io so fare. Quindi se faccio fatica a stare in piedi perché le mie gambe non mi reggono più, no? Cos'è che posso fare comunque? In che modo posso essere efficace e utile, perché è una cosa che mi fa star bene? La mia nonna stirava un sacco di cose con le mani. Mi ricordo questa cosa, mia nonna che ci piegava, poi dovevi magari passare comunque con il ferro, ma lei non si reggeva più in piedi, prendeva i panni asciutti e tirava e lei si sentiva utile, efficace, e quella cosa però diceva: questo riesco ancora a farlo, riesco con non i grasselli, le verdure, le puliva. Lei era quella che tagliava le parti dell'insalata, quelle che non si mangiano, quelle così, no. Perché non farglielo fare? Ma soprattutto, se lei si fosse soffermata solo alle gambe, che ahimè non erano più di aiuto, non la sorreggevano più, non faceva più nulla, non faceva più niente. Quindi quando io seleziono, quando io metto in pratica questa selezione, tengo conto di questa consapevolezza
e guardo la bilancia. Da una parte metto i guadagni, dall'altra le perdite. Cosa so fare? Cosa riesco ancora a fare? Cosa mi riesce bene? In che modo posso essere ancora efficace? Dall'altra, bene, da questo punto di vista io faccio più fatica, tenderò a delegare a qualcuno di più capace. L'ottimizzazione è fondata anche qui su questo concetto, su delle ricerche che hanno evidenziato come sia possibile mantenere un alto livello di funzionamento in certi domini della vita, sia con la pratica, sia con la conoscenza che la tecnologia. Ottimizzare. Allora, se io devo portare avanti dei progetti, vi dicevo prima, ho selezionato, non posso più portare avanti, facciamo un numero che sia chiaro, 10 progetti contemporaneamente, devo selezionare e in base al carico di lavoro che io ho, anche extra lavorativo, posso dire riesco a portarne avanti 3, posso portarne avanti 4 e così via. Ma se io voglio portarne avanti 3, comunque devo trovare e valutare se c'è qualche aiuto. Quindi se io decido di lavorare, no? e ho dei figli e siamo in 2 a lavorare, cosa si fa per ottimizzare? Devo valutare anche che tipo di aiuti ho. Non posso essere scoperta, giusto? Oppure devo capire come fare in caso di malattia dei bambini, scuola che chiude per X ragioni. Cioè, ottimizzare significa questo. Organizzarmi. In che modo mi posso aiutare? Se aiutarmi, come nel caso del pianista, è studiare di più, esercitarmi di più, lui ha trovato la sua strada, ha trovato il suo metodo. Se nel mio caso ottimizzare significa trovare delle strategie per riuscire a portare avanti più cose contemporaneamente, famiglia, lavoro, devo riflettere prima e capire come fare. A volte, anche quando arrivano delle donne giovani in terapia e portano questo tipo di frustrazione, bisogna aiutarle a vedere come a volte non ci si fa aiutare. Tipo, se faccio un esempio un po', donne che hanno appunto i figli, lavorano sempre di corsa e soffrono perché la casa è in aria. Dico, vabbè, provare a pensare a qualcuno che le dia una mano in casa ogni tanto, adesso vedere, valutare almeno, no? Inizialmente ci sono quelle, perché quella mentalità bergamasca è devo fare tutto, un po' anche proprio da bergamaschi. Perché devi fare tutto? Se poi di fatto sai che non puoi, non riesci a far tutto, perché ti metti nella condizione di essere insoddisfatto di te stesso? Selezioni e ottimizzi. Cosa riesco a fare? Cosa riesco a fare bene? In che cosa ho bisogno di aiuto? E stessa cosa quando io perdo l'autonomia a livello fisico, capire fin dove riesco, dove devo farmi aiutare, perché l'essere educati anche quando sono autonomo a riflettere su questo meccanismo, su questo modello selezione e ottimizzazione mi aiuta a quando avrò delle perdite più pesanti a livello proprio di perdita di autonomia. Infine, la compensazione è rilevabile attraverso gli studi che hanno analizzato il comportamento dell'anziano quando i compiti richiesti erano al di sopra dei suoi potenziali. Qui mi sono venuti in mente una serie di esempi, tra cui un mio paziente che mi dice voglio andare a fare la maratona di New York, lui sta per compiere gli 80 anni, perché mio cognato è già qualche anno che va. Peccato che il cognato si alleni tutto l'anno, ok? Quindi ha 80 anni ma tutti i giorni va a camminare, fa tutta una serie di... addirittura diceva che aveva un'applicazione sul telefono che gli dava gli step e lui no. E io ho detto ma
come pensi di fare, no? Come pensi di fare ad affrontare la maratona di New York? Cioè, perché non è solo prendere l'aereo e andare a New York, poi c'è la maratona. Ah, ma io cammino così tanto durante il giorno e dico, ma non so se è proprio così, cioè devi anche un attimino studiare un metodo, cioè gli anziani con delle strategie sono quelli che ad esempio anche durante i test, dove io gli dico, io le leggo una serie di parole e cerchi di tenerle a mente. Le parole sono tante, non le ricordano, ma è difficile che uno le ricordi tutte, ma ci sono quelli che usano delle compensazioni importanti, cioè capisco che tengono a mente per associazione e quindi di fronte a un esercizio che richiede, che va al di sopra delle loro potenzialità, compensano con delle strategie. Quindi la maratona di New York io la posso affrontare così e non riuscirò nel mio obiettivo, oppure riconoscendo che ho bisogno di esercizio, un po' come il pianista. Quindi se c'è uno più giovane che magari basta che vada ad allenarsi 3 volte a settimana, io, tra l'altro ho anche il tempo per farlo, vado tutti i giorni e poi affronto la maratona di New York. E poi ho fatto l'esempio, mi sono scritta del nuoto, perché io proprio per il fatto che invecchiando bisogna comunque darci degli stimoli nuovi, io non sapevo nuotare, sono sempre stata capace di stare a galla, ma io non ho mai fatto corsi di nuoto e mi sono iscritta al corso di nuoto proprio perché i miei figli poi mi dicevano, ma mamma tu ci salvi e non sai nuotare. Vabbè. E a nuoto ci sono queste 2 corsie, da una parte ho questi 2 signori sui 70 anni e poi ci sono io e un ragazzo che avrà la metà dei miei anni ma questi 2 signori ci battono, perché? Perché un giorno appunto ci dicono dai fate 8 vasche e già vabbè io incomincio a sorridere e dico non ho il fiato, mentre vedo i 2 signori che le fanno senza problemi e uno dice sono più vecchi, come mai? E allora uno dei 2 che mi ha visto proprio spompata mi dice ma Simona c'è un segreto, no? Primo è la tecnica, devi imparare, ottimizzare e migliorare la tecnica. Secondo, devi andare piano, perché se tu vai piano e con calma, le 8 vasche le fai. Se invece tu parti in quarta, arrivi alla terza vasca che io non ho più fiato, no? Quindi mi ha insegnato nello specifico come compensare, migliorando la tecnica e andando piano. Non avere fretta, perché l'obiettivo è fare le 8 vasche, non farle in poco tempo. Ed è lo stesso discorso che facevo prima anche della guida, no? Io posso guidare, ma se capisco che ho i riflessi un pochino differenti rispetto a 10 anni fa, rallento e continuo a guidare ed essere autonomo. Come può influenzarci questo modello? È possibile richiedere a se stessi nuovi livelli di aspirazione, nuovi tempi in cui fare le cose, essere flessibili, che di fatto, cosa che diciamo noi di solito con l'età, che ci si irrigidisce, no? Ma perché ci irrigidiamo? In realtà un conto è irrigidirsi su quelle conoscenze che mi danno sicurezza perché sono quelle che non ho perso. Ma poi essere flessibile significa mettere come metto in gioco le mie conoscenze. Imparando cose nuove? Posso. E accomodare i propri obiettivi di vita a nuove circostanze ed essere soddisfatti di se stessi. Il cambiamento tipico, no, del vado in pensione. Un miraggio che diventa realtà. Però poi cambio il mio ruolo. Io ad esempio ho un esempio molto vicino a me, andato in pensione a un certo punto, uomo molto dedito al lavoro, gli piaceva tanto, come tanti magari terminato il lavoro, l'attività lavorativa diventa consulente finché un giorno dice basta, io ho deciso e ho scelto che, dato che in passato, scelta che non aveva fatto per varie ragioni, mi è sempre piaciuto fare
giardinaggio, il mio sogno da giovane era anche quello del giardinaggio, mi dedicherò a quello. Molla tutto e è diventato il giardiniere della chiesa, però si è dato il tempo di elaborare il cambiamento per poi dire io voglio fare altro, posso fare altro, posso non pensarmi solo come quell'uomo che lavora e che lavorava, perché anche quello diventa un po' un problema. Non è una contraddizione rispetto a quello che vi dicevo, quelle sono le risorse forti. Io posso essere stato un uomo che ha sempre organizzato, magari non so nel campo aziendale, decido una volta in pensione che voglio rimettermi in gioco. Posso andare a organizzare un'associazione di volontariato. Io uso le mie competenze, ma in un ambito diverso. Io cambio i miei obiettivi e riesco a non pensarmi più solo nell'ambito lavorativo. È la fatica più grossa che incontriamo. Adesso sono già 2 le persone che hanno chiesto un contatto, cioè dei colloqui, e mi dicono: dottoressa, mi deve aiutare a lasciare il lavoro. Dico: in che senso? Non è in pensione. Tutte e 2 attorno agli 80 anni. Continuano ad andare a lavorare. È vero che l'attività era da loro, però a un certo punto hanno delegato e loro tutti i giorni si alzano per andare al lavoro, ma sono insoddisfatti perché in realtà lo fanno meccanicamente, perché l'hanno sempre fatto. Svegliarsi alle 7, che già lì dico, puoi dormire un po' di più se riesci, perché non lo fai, oppure perché non fa le cose con più calma, no? Cioè, qual è il problema? È uscire dallo schema, dal meccanismo. Io ho passato tanti anni facendo così, mi sono identificato con quella roba lì, con quella procedura, ma io non sono solo quella cosa lì. E a volte diventiamo così rigidi che è faticoso diventare flessibili e pensarci in una situazione differente, in cui io posso comunque utilizzare le mie competenze, ma in un ambito diverso, nuovo e magari più soddisfacente. Quindi l'invecchiare di per sé è comune a tutti, ma l'ottimizzazione selettiva con compensazione non è di tutti. Cioè questo mettere in atto questo modello SOC, no? Selezione, ottimizzazione e compensazione, non è di tutti, ma possiamo lavorarci, perché è una cosa che ci aiuta. A qualunque età possiamo lavorarci per cercare nella quotidianità capire come posso selezionare, ottimizzare, quindi compensare e quindi invecchiare armoniosamente. E volevo proporvi questa, che in realtà è incompleta, no? Come fare proprio il modello, questo modello di cui vi ho parlato puramente nella teoria. Cioè, se pensate alla vostra vita di tutti i giorni, che significato può assumere? Dove lo vedete spendibile? Dove voi, così fermandovi a pensare, potete imparare, o avete già fatto, selezionare, ottimizzare? In che cosa ottimizzate e sentite di ottimizzare? Quando sentite di compensare a delle vostre difficoltà? È per questo che l'ho lasciato a vuota. Concluderei con questa, che è una poesia, in realtà è un filosofo. Esistere è cambiare, cambiare è maturare, maturare è continuare a creare se stessi senza fine. A me dava proprio l'idea di continuo cambiamento, di sviluppo, no? Non smettiamo mai di crescere. Ecco. Grazie.